Dato che io sono sempre al passo con i tempi e decisamente poco anacronistico, il film di oggi si intitola Halloween Horror Tales, ma comunque è solo horror, non si fa cenno ad Halloween neanche per sbaglio. Si presenta come una brutta antologia di 4 racconti horror, di cui forse salvo solo il terzo. È chiaramente un modo per fare un film, avendo in realtà a disposizione solo 4 cortometraggi brutti. Però, se mi si consente, per quanto l'introduzione di ciascun racconto da parte di una presentatrice di per sé sia piuttosto inutile, alla fine della fiera acquista anche senso. Il primo racconto si intitola Die Laughing. Sostanzialmente è la storia di una ragazza che viene presa di mira da un pagliaccio assassino. Forse non la trama più originale del mondo, ma in fondo con i pagliacci negli horror si va sempre sul sicuro. E in effetti la questione pagliaccio fa la sua parte, ma è veramente solo una ragazza che scappa inseguita da un pagliaccio e nient'altro. Non c'è un contesto, non c'è un motivo per cui il pagliaccio se la prenda proprio con lei. Il background della ragazza è molto vago e in parte è solo per aggiungere dei personaggi che moriranno. Il background del pagliaccio è ancora più vago e capiamo solo che è scappato da quella che sembra una casa di riposo. In compenso ci vengono mostrate cose totalmente inutili, tipo una telefonata della ragazza con non si sa chi per vedersi quella sera, cosa che non succederà mai. O lei che guarda la fotografia di un uomo e nessuno sa chi sia. Il trucco è osceno e la recitazione tocca vette abissali, soprattutto per colpa di Jennifer Byrne. Il finale in parte non ha senso e in parte mi ha abbastanza interessato. In pratica succede che la ragazza, mentre sta scappando dal pagliaccio, incontra un altro pagliaccio, uno vero, a cui mentre andava a fare il suo spettacolo gli si ferma la macchina. Lei ovviamente lo scambia per quello che la sta inseguendo e comincia a colpirlo con un attrezzo da giardinaggio uccidendolo. Interessante perché lei è la protagonista di questo racconto e finisce con uccidere una persona che non c'entrava assolutamente niente, con tutto lo shock che ne consegue. Non ha senso perché il racconto finisce così e non ci è dato sapere se il pagliaccio l'ha raggiunta, se lei si è salvata e altri dettagli del genere. Il secondo racconto si intitola The Horror Waitress e fa talmente schifo su tutti i fronti che non saprei neanche da dove cominciare, per cui passerei direttamente al terzo. Si intitola The Bellflower e diciamo che ha un suo perché. Sostanzialmente è una tipa, che purtroppo è interpretata sempre da Jennifer Byrne, ha nel suo giardino un grande girasole. Per non si sa quale legge della fisica, il girasole a un certo punto comincia a muoversi e uccide una serie di persone. Comincia dalla vicina che è una rompiscatole e la cosa fin qui ha senso. Poi inizia a uccidere persone totalmente random e finisce per tentare di uccidere la sua stessa giardiniera, che per fermarlo gli dà fuoco. L'idea non è male e forse anche la regia se la cava, ma non mi è molto chiara la dinamica di questo girasole. Va a finire che il pagliaccio della prima storia uccide con più senso, perché sostanzialmente uccide chiunque si trovi davanti, mentre questo girasole sembra uccidere delle persone in particolare. Entra addirittura in un ufficio per uccidere un uomo. Il quarto e ultimo racconto si intitola The Hunt. È di una lentezza straordinaria e succede veramente qualcosa soltanto negli ultimi 3 minuti e c'è anche quasi un plot twist che riguarda la presentatrice del film, una cosa che comunque ci spoilerano fin dall'inizio. Il racconto parla di una qualche creatura simile a un vampiro, ma l'horror più vero di questo racconto è senza dubbio la recitazione di James Carolus. E a proposito di James Carolus, è stato sicuramente un piacere per me notare che tutto il cast principale di Amityville Exorcism era presente in questo film, compreso il regista Mark Polonia, che fa un inutilissimo cameo. È un film che non ha senso, con degli attori che non sanno recitare e delle trame banali e sciabe. Come ho detto, salvo solo il terzo racconto, ma solo per l'idea e lo svolgimento, non credete che sia superiore agli altri. Voi come ve la cavate con i film antologici? Consigliatemene qualcuno delle recensine. Vi ricordo che potete trovarmi anche agli altri link che trovate nell'info box. Dal mondo dei cortometraggi brutti per il momento è tutto, noi ci rivediamo alla prossima recensione. Beh, ciao!